Carissimi, anche al centro di questa quarta domenica di Quaresima è possibile riconoscere un tema che risuona quanto mai suggestivo. La domenica precedente era stato possibile riconoscere nel cuore della liturgia il tema dell'acqua. In questa domenica possiamo vedere trasparire, emergere il tema della luce. Anche la luce è vita, ma la luce è anche ciò che rende chiara ogni cosa, che dirada le tenebre, che fa breccia nell'oscurità, che è capace, che è in grado di togliere ogni timore, ogni titubanza. Non è un caso allora che proprio in questa quarta domenica di Quaresima, per tradizione, i paramenti indossati dai celebranti siano di colore rosaceo e che questa domenica sia chiamata letare. Sì, perché è un invito a essere lieti, a rallegrarsi, perché la Pasqua si fa ormai vicina. E infatti la liturgia di questa domenica ci lascia intendere che con la Pasqua si fa vicina la luce, perché è proprio il Signore Gesù che è la luce, che ci dona la luce. Lui stesso si è identificato nella luce e nella Pasqua questo sarà quanto mai evidente, perché il Signore Gesù nella Pasqua è la luce che vince l'oscurità, che vince la morte e che è in grado di illuminare una volta per sempre la nostra vita con la luce della risurrezione. È il mistero che viene rimarcato nella seconda lettura che viene proclamata in questa domenica. È un passo attinto dalla lettera agli Efesini. Paolo in questa lettera comincia così: Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. E poi aggiunge: il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Così comincia il passo della lettera agli Efesini che viene proclamato in questa domenica. La pagina più emblematica, però, anche questa domenica, è offerta nel Vangelo. Ancora una volta è un passo tratto dal Vangelo di Giovanni, un Vangelo che ci accompagnerà in queste domeniche di Quaresima, con delle pagine magari anche lunghe, ma quanto mai intense e capaci di toccare nel vivo la nostra identità e la nostra relazione stessa con Dio. In questa pagina del Vangelo Gesù dona la vista a un cieco nato. Gesù dona luce agli occhi di questo uomo, ma si capisce subito che questo episodio assume un significato molto più alto, un significato simbolico, e lo si evince chiaramente nel dialogo finale di Gesù con questo uomo cieco dalla nascita. Gesù gli dice: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Ecco, come si capisce chiaramente, tutto questo non va inteso tanto in senso fisico, ma in un senso spirituale. Gesù ci offre la possibilità di cogliere e contemplare il senso ultimo di ogni cosa, il mistero stesso che costituisce il centro, il fondamento della nostra vita e che è proprio il mistero di salvezza, il mistero di amore che riconosciamo prendere forma e realizzarsi nel Signore Gesù. E per fare questo però abbiamo bisogno che i nostri occhi e soprattutto il nostro cuore siano illuminati da una luce nuova.
è quello che opera in noi lo Spirito, lo Spirito. Ecco perché possiamo parlare di senso spirituale, di vista, di visione spirituale. È quello che traspare anche nella prima lettura che viene proclamata in questa domenica. È un passo tratto dal libro di Samuele e ci narra un episodio quanto mai noto. Il giovane Davide viene unto e consacrato come nuovo re di Israele. Dio incarica il profeta Samuele di riconoscere e di consacrare il nuovo re, ma il profeta non sa chi sarà, è Dio a indicarglielo. E infatti prima vengono presentati al profeta i fratelli di Davide, ma Dio non indica nessuno di loro. Quando poi in ultimo viene indicato Davide, allora Dio gli fa capire nel suo spirito che è la persona giusta. È lo spirito che illumina, è lo spirito che ci pone in sintonia con il Signore, che ci fa vedere le cose come le vede Lui e non come le vediamo noi. E alla fine una riprova è nella narrazione stessa di questo passo che ascoltiamo nella prima lettura. Si dice che Samuele prese il corno dell'olio e unse Davide in mezzo ai suoi fratelli. E poi, attenzione, lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Scende lo spirito su Davide per illuminarlo nel suo servizio, nel suo ministero. È quello che il Signore desidera che avvenga per ciascuno di noi. Il Signore desidera che il suo spirito possa irrompere nel cuore di ciascuno di noi e che possa finalmente illuminare i nostri occhi per farci vedere ogni cosa nel modo in cui Dio la vede e per farci vedere anche gli altri con i suoi occhi, riconoscendoli tutti come nostri fratelli. Per fare questo però è necessario ancora un passo ulteriore, un passo che deve avvenire prima, un passo precedente. È il passo di chi riconosce che da se stesso è cieco, perché è incapace di cogliere il vero senso delle cose, di cogliere cosa è bene e cosa è male, cosa Dio ha preparato per noi. Ecco, questo è il giudizio. Il giudizio del Signore Gesù non è un giudizio di condanna, ma è il giudizio di chi vuole renderci consapevoli di quanto abbiamo bisogno di Lui. È il giudizio di chi vuole aprirci a un nuovo modo di vedere, nel suo spirito, con gli occhi dello spirito, così che noi possiamo entrare in comunione con il Signore Gesù e con il Padre una volta per sempre. Buona domenica a tutti.